Buongiorno amici, oggi l'argomento è completamente diverso, ve lo anticipo. Io leggo spesso che siete preoccupati per la mia salute e vi ringrazio di questo, vi ringrazio perché è una delle tante prove di affetto che voi mi date continuamente e questo mi dà la forza di andare avanti e di continuare ad avere questo contatto con voi, a raccontarvi le mie cose, a raccontarvi le mie curiosità. E allora ho deciso di dedicare questo video ad una condivisione che ho fatto nel corso di un'intervista con un carissimo amico di Milano. L'ho fatto per la prima volta, ma quello è all'interno di una intervista molto ampia, molto lunga. Qui invece dedico questo video esclusivamente a questo. Io sono affetto da una patologia che si chiama sindrome di Tourette. È una patologia che ha origini genetiche, che ha delle componenti ambientali ed è una patologia che è difficile, nel senso che è difficile conviverci ed è una patologia che ovviamente si vede, voi la notate in me quando io parlo, quando io vi racconto le mie cose. Non mi nascondo che è una battaglia dura, perché è una battaglia che si combatte non dico minuto per minuto, ma secondo per secondo. Quando io vi parlo ho come dire il cervello diviso a metà. Tutte le volte. Una parte del mio cervello pensa alle cose che vi sto dicendo, alle cose che vi voglio dire e che in genere non preparo neanche perché mi arrivano e preferisco raccontarvele così a braccio come facevo le conferenze, anche perché se mi preparo qualcosa da dire poi tanto so che ve ne dico una diversa. E l'altra parte del mio cervello invece è tutta concentrata a tentare, per quanto possibile, ma è cosa difficilissima, di tenere sotto controllo almeno gli effetti più evidenti di questa sindrome di Tourette. E quindi ogni video è effettivamente una fatica, una grande fatica. Questa è una patologia che mi accompagna ovviamente da tutta la vita per via delle sue origini genetiche, però come vi ho detto ha anche delle componenti ambientali. Siccome da alcuni anni sto vivendo dei periodi particolarmente difficili, particolarmente faticosi, 2 anni in particolare nei quali ho dovuto combattere in modo particolare tutta una serie di situazioni che non sto a raccontarvi, e quindi è chiaro che questa patologia si fa vedere di più, diventa più evidente, ci sono alti e bassi, quindi voi noterete anche questi alti e bassi, ma almeno ne avete coscienza. Ne avete coscienza come ne ho coscienza io e quindi la condividiamo. Io me la vivo e voi la capite. E questo mi dà comunque grande conforto. Anzi, sono certo che voi comprenderete questo sforzo che faccio, anche se una parte ovviamente rimane evidente, ma non posso farci assolutamente nulla. Sono seguito a 360 gradi con tutto ciò che è possibile fare nei confronti di questa patologia, ma sappiamo che più di tanto non si può. E quindi ci devo convivere, sto cercando di combattere, soprattutto nel momento in cui parlo con voi e so che comprendete questo mio sforzo. Quindi ho voluto condividerlo, anche perché il condividerlo mi rende un pochettino anche più facile entrare in contatto con voi, parlarvi con il sorriso e sapere che nel momento in cui voi mi vedete comprendete qual è la mia situazione. Quindi io vi ringrazio di questo, vi chiedo di avere pazienza, ma so che ce l'avete, date importanza alle cose che vi dico e non alle cose che faccio. Data questa sua componente ambientale, sono sicuro che anche per il futuro ci saranno momenti sicuramente migliori, momenti peggiori. Nei momenti peggiori dovrò combattere con maggiore determinazione,
ma sono sicuro che riuscirò comunque a superare questi momenti difficili per poter continuare a comunicare con voi e sono certo che appunto comprenderete e quindi andiamo avanti regolarmente. Vi ringrazio, ciao e alla prossima.